Ciao a tutti, amici dell'Acquario. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere i movimenti affettivi per la prima parte del 2023. Questo video è un approfondimento della lettura generale che ho già pubblicato, trovate comunque tutto nelle playlist. Si chiama oroscopo stagionale e annuale. Di conseguenza sono andata a riprendermi le energie della seconda linea della lettura generale, per cui abbiamo come carta, diciamo, tema la carta della luna, dopodiché abbiamo un 2 di bastoni al contrario, un 3 di coppe al contrario, un asso di spade al contrario, un 3 di pentacoli al contrario e terminiamo con un cavaliere di spade. Allora, questo 2 di bastoni al contrario parla di una indecisione da cui si sta uscendo. Normalmente è una carta che indica un bivio, indica un momento di valutazione tra l'andare oltre, andare diciamo verso quello che è il proprio futuro, verso mete più lontane e stare in quel tipo di situazione invece che si sta già vivendo. In un certo senso, essendo al contrario, è qualche cosa che si sta un po' evolvendo, si sta uscendo da questo tipo di indecisione. Lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi. Il 3 di coppe al contrario mi parla qui, ragazzi, di... Allora, mi verrebbe da dire una chiusura all'interno della coppia se siete in una relazione. Se siete single è una chiusura proprio nei confronti del mondo, nei confronti della società, mi viene quasi da dire, perché comunque abbiamo la carta della luna che parla del mondo interno, del mondo del subconscio, di tutto quello che magari per molto tempo rimane sotto, nascosto e che in questo inizio del 2023 potrebbe ritornare a galla. Questo ve lo dico perché con l'asso di spada al contrario sento una certa confusione mentale o probabilmente c'è bisogno di portare a galla qualche cosa, o di tagliare qualche cosa per qualcuno, oppure è una questione di riorganizzare i pensieri, le priorità. Vi dico che con il 3 di pentacoli al contrario sento un po' come se ehm, ci fosse una sorta di carenza da un punto di vista del circolo sociale che voi state vivendo. Può essere sia da un punto di vista familiare, nel senso che vi sentite un po' messi da parte, mi viene da dire, oppure semplicemente che non si riesca a creare un legame costruttivo con le persone che vi stanno intorno, perlomeno nella prima fase del 2023. Questo ve lo dico perché poi a fine lettura avete un cavaliere di spade e sento che per qualcuno potrebbe essere forte la voglia di scappare da questa situazione. Per qualcun altro, magari, se non rappresenta la vostra energia, potrebbe rappresentare l'energia della vostra persona di interesse e una certa intermittenza, una certa... mm, a volte c'è, a volte non c'è, a volte con le parole dice delle cose, poi in realtà con i fatti ne fa altre. È una persona in realtà, un'energia, quella del Cavaliere di Spade, ehm, che non si fa molti scrupoli, che va per i propri obiettivi e molte volte lascia quello che ha, proprio per andare a perseguire i propri obiettivi. Potreste essere voi, perché qui sento questo asso di spade, quindi magari una nuova chiarezza mentale, però andiamo a vederlo meglio con i mini tarocchi, vediamo che cosa riesco a dirvi di più. Io vi ricordo come sempre che le letture sono fatte per un collettivo, per un gruppo e siete in tanti, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi poi volesse contattarmi, trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, per il 2 di bastoni al contrario abbiamo un re di bastoni e un 4 di bastoni al contrario. Molto fuoco, devo dire,
e ribadisco che qui sento una sorta di mancanza contrattuale, mancanza di accordo, mancanza anche nella stessa visione del futuro, se vogliamo, con una determinata persona che è il re di bastoni, che per qualcuno rappresenta un capo, un padre di famiglia, una persona che guida, per qualcun altro potrebbe rappresentare la persona di interesse. E questo quadro di bastoni, al contrario, mi fa un po' capire che probabilmente, ragazzi, non ci sia o un'ufficializzazione, perché comunque qui ho anche entrate di coppe, o che non ci sia un accordo di tipo stabile, di tipo concreto, che ci sia più un'intenzione che non una reale ehm, concretezza. Andiamo avanti, vediamo questo 3 di coppe girato al contrario. 6 di bastoni, un fante di... Quanti bastoni che avete? Un fante di bastoni e di nuovo un 9 di bastoni. Qui si tratta di mettere le cose in chiaro, ragazzi. Qualcuno sento che ha bisogno di mettere i paletti con questo 9 di bastoni. C'è tanto fuoco, c'è tanta passione, sento tanto dinamismo in questa prima parte del 2023, però sento anche che qualcuno ha bisogno di, appunto, come vi dicevo, mettere delle barriere. Cercate di capire fino a dove potete arrivare e da dove non riuscite più a dare di voi stessi, perché poi va a finire che la sensazione è questa di voler scappare da una realtà che è troppo opprimente. Andiamo a vedere l'asso di spade. Allora abbiamo un 6 di coppe, un altro 2, un 2 di pentacoli, un 5 di spade e un 10 di coppe. Io credo che qui qualcuno si senta in dovere di dover mantenere un certo tipo di stabilità per i figli o per... Perché guardate, anche qui abbiamo un altro 2 e un mantenere in piedi più cose, più situazioni. Per qualcuno sento che è sia la famiglia che il lavoro. Si cerca di compaginare tutto quanto, ma è difficile, c'è un 5 di spade. Quindi ci sono proprio dei problemi magari a livello tecnico, a livello familiare, appunto. C'è qualcosa che riguarda il passato, perché qui abbiamo sia la luna che il 6 di coppe, eh. Sento che per molte persone ehm, fa molto riferimento al tipo di rapporto che si è andato creando, magari tempo indietro, con una determinata persona o proprio nello specifico con i vostri figli. C'è come qualche tipo di verità che deve venire a galla. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli al contrario, un altro 2 nuovamente, un 2 di spade che è molto collegato con la luna e con quello che non si vede. Abbiamo la carta della giustizia, abbiamo un 6 di spade al contrario che di nuovo è una carta di movimento fisico, di distacco e soprattutto abbiamo un diavolo al contrario. Credo che qui si valuteranno in modo diverso i tipi di collaborazioni che entreranno e quelli che già avete in essere. E per collaborazioni intendo la sfera delle amicizie. Qui c'è un rivalutare una persona che è nella vostra vita da molto tempo, sento. È come se vi rendeste conto che questa persona vi ha sempre un po' illuso, vi ha sempre un po'... perché comunque c'è il diavolo al contrario, una carta che parla di manipolazione e il 6 di spade è qualcuno che ha voglia di lasciarsi indietro determinate cose. La giustizia arriva per tagliare quello che non vi serve più, ok? Quindi sento che ci sono delle amicizie, delle collaborazioni che cambieranno, diciamo così. Andiamo a vedere questo cavaliere di spade. Ecco, la carta della morte è un 8 di coppe, quindi di nuovo sento che qualcuno qui prenderà il largo e fortemente potreste essere voi, perché giustamente qui c'è una situazione che non fa star più bene. Anche qui con questo 9 di bastoni sento una certa stanchezza. Probabilmente, ripeto, per qualcuno è dovuto ai figli, è dovuto al fatto che si sta provvedendo in eccesso al bisogno dei figli, per qualcun altro fa riferimento a una persona che magari è nella vostra vita da tanto tempo, con la quale non c'è qualche cosa di definito,
ma solo delle promesse che sono fortemente condizionanti e quindi qui la novità, se vogliamo, sarà quella che sarete voi a tagliare. Non so perché, ma ho la sensazione che questa energia sarà la vostra di dare un taglio e di dire basta. O perlomeno, se non darete proprio un taglio alla situazione, perché non è detto che sia così per tutti, queste due carte qui vi ricordano di tagliare con determinati atteggiamenti. Quando c'è la morte parla anche di tagliare con vecchie abitudini e qui, essendoci il diavolo, può fare riferimento a delle dipendenze, magari ehm, proprio con brutte abitudini, il mangiare male, l'avere un brutto equilibrio del sonno, quindi magari andare a dormire tardi o cose di questo genere, può essere qualche dipendenza o codipendenza. Va bene, andiamo a vedere mese per mese che cosa vi dicono i tarocchi. Io intanto vi ricordo che comunque il tempo è fluido, quindi se qualche cosa viene fuori a febbraio, può essere che per voi si materializzi magari verso marzo o perché no, verso anche la fine del 2022. Quindi prendete sempre appunto i movimenti energetici come probabili. Va bene, andiamo a vedere cosa abbiamo. Gennaio, partiamo con un asso di spade, dopodiché a febbraio abbiamo questo papa al contrario. Allora, l'asso di spade, ce l'avevate anche qui, è una carta che porta chiarezza mentale, è una carta che porta anche delle verità a galla, delle discussioni, delle chiacchiere, dei confronti. Diciamo che l'anno parte sulla base della comunicazione e sento che qui si comunica proprio questo, perché l'energia è molto simile in questo momento con il 4 di bastone al contrario e la carta del Papa al contrario, perché c'è qualche cosa che non è ufficiale. Ragazzi, voi avete bisogno di sentirvi riconosciuti probabilmente e la carta del Papa al contrario mi fa capire che è quello che vi manca. Andiamo avanti, vediamo marzo e aprile. A marzo abbiamo un 2 di bastoni, che era quello con cui iniziava la linea precedente, e un 4 di spade, che è una carta che mi parla di una sorta di ritiro spirituale che andrete a vivere ad aprile, o perlomeno c'è qualcuno che anche con l'energia della luna vivrà un momento di interiorizzazione. Qui è come se vi rendesse conto di una dinamica che non va al passo successivo e qui ci fosse l'indecisione verso marzo sul che cosa sia meglio fare per voi. Il 4 di spade ad aprile vi darà la possibilità di prendervi un periodo di riflessione. Per qualcuno si tratterà di fare un seminario di crescita interiore, di crescita personale. Anche qui abbiamo un 8 di coppe, parla di un viaggio, è l'arcano minore dell'eremita. Andiamo a vedere che cos'altro vi danno per maggio e giugno. 6 di bastoni al contrario, stessa energia del Papa al contrario e terminiamo con un fante di bastoni che avevamo anche qui. Allora, ragazzi, per qualcuno il fante di bastoni potrebbe rappresentare una persona che entra nella vostra vita se per caso siete single. Qui lo vediamo entrare a giugno, ma io non escludo che qualcuno lo conosca già qui a inizio dell'anno, perché comunque c'è già questa sensazione di non sentirsi riconosciuti da parte di qualcuno. Per qualcuno fa riferimento proprio al vostro partner, se già siete in una relazione, che qui all'inizio si potrebbe, diciamo, interpretare con questo re di bastoni. Però ecco questa sensazione di ok, ma chi sono io? Cosa valgo? Che cosa sto o stiamo costruendo all'interno di questa relazione? Dove va la relazione? Quali sono gli obiettivi comuni? Quanto io valgo per questa persona? Sono un po' domande che secondo me vi faranno compagnia durante questa prima fase del 2023. Va bene, andiamo a spiegare carta per carta le varie energie, vediamo che cos'altro riesco a dirvi di più. Andiamo a vedere questo asso di spade. Abbiamo un 10 di bastoni e di nuovo il chierofante al contrario, il papa al contrario. È come se qui ci fosse una sorta di attaccamento a una situazione che c'è stata che non vi abbia fatto sentire riconosciuti, che non vi abbia fatto sentire meritevoli. Io sento che qui qualcuno si è sobbarcato qualche tipo di incarico, qualche tipo di ehm, peso
che ad un certo punto vi ha portato ad essere stanchi, stremati con questo 9 di bastoni, e ci sarà il bisogno di avere un riconoscimento da parte dell'esterno, da parte del vostro partner, della vostra partner o della famiglia, o anche da parte dei figli, perché sento che per molte persone fa riferimento ai figli. Andiamo a vedere questo Papa al contrario. Cavaliere di bastoni e un asso di denari. Ecco, al contrario, sento che qui, ragazze, per molte persone, questo fante di bastoni che vedevamo lì potrebbe appunto essere questa nuova persona, che però vi dirò potrebbe avere un interesse, diciamo, più da un punto di vista fisico e intimo che non concreto di iniziare qualche cosa con voi, perché comunque l'asso di pentacoli è al contrario. Potrebbe essere un nuovo seme che magari si, si spera, mi viene da dire, di seminare, però qui vedo forte la questione del non ufficializzare la questione, ed è per quello che comunque voi a marzo sarete un po' in dubbio se continuare o no. L'indecisione la vedevamo anche qui con il 2 di spade. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, che cosa ci dice. Asso di spade nuovamente del terzo, perché 1, 2 e questo qui 3. E l'imperatrice al contrario. Sì, qui c'è da mettere le cose in chiaro fondamentalmente. Probabilmente si farà già a gennaio, ma la cosa non avrà grossi movimenti, grossi sviluppi, e quindi a marzo si riprenderà un attimino il tema, e avendo l'imperatrice al contrario comunque è come se si facesse presente il fatto che la cosa non vada a un gradino successivo, non si evolva, non prenda profondità. Andiamo avanti. Vediamo il 4 di spade, per piacere, che abbiamo ad aprile. Allora, abbiamo un 4 di pentacoli al contrario e un 3 di bastoni al contrario. 4 e 4. Allora, la carta del 4 di spade io molte volte la sento come una carta di guarigione. Diciamo che avendo queste energie che la accompagnano, probabilmente vedendo anche queste carte, è più una carta che mi parla di una sorta di masochismo, cioè vi rendete conto che questa situazione non è il massimo della vita, vi renderete conto che volete qualche cosa di più e che qui le cose in un certo senso non evolvono, non vanno avanti, non diventano più profonde, però ragazzi farete fatica secondo me a staccarvi da un certo tipo di sogno, da un certo tipo di desiderio di proiezione. E la carta del masochista indica qualcuno che sa di non essere completamente appagato, di non essere soddisfatto della situazione che sta vivendo, però fondamentalmente non fa niente per cambiare. Qui vi ricordo che avevate anche la carta del diavolo, probabilmente qualcuno si sente condizionato, o il fatto di lasciar perdere questo tipo di relazione o di situazione potrebbe farvi sentire non troppo appagati. Andiamo a vedere questo 6 di bastoni al contrario. 2 re. Re di pentacoli al contrario e re di bastoni. È come se qui ci fosse una scelta da fare, ma infatti la vedevo qui, la vedevo lì, ed essendoci anche questo 3 di coppe, per qualcuno si tratta di scegliere o tra due persone o tra due situazioni. Due persone non devono essere necessariamente due persone di tipo romantico, può anche essere una persona di tipo romantico e magari un figlio, tra un figlio e un genitore, cioè nel senso ognuno poi lo applica alla propria realtà, però c'è un senso di insoddisfazione con questo 6 di bastoni al contrario, che non vi appaga poi proprio del tutto, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il fante di bastoni, perché sono curiosa di vedere che tipo di energia è. Quante carte. La carta della giustizia nuovamente era già uscita qui, la carta del 5 di pentacoli, un 8 di bastoni, l'imperatore e la carta della stella. Io credo che qui, ragazzi, qualcuno stia proiettando, e ricordatevi che avete la luna, qualche tipo di sogno, qualche tipo di realtà che probabilmente voi vorreste, come se fosse un sogno, mi viene da dire, che però nella prima parte del 2023 può
evolversi, ma non arriverà al livello che voi vi aspettate. In effetti poi c'è questa sensazione un po' di punto di domanda che vedo a primavera inoltrata. Il fatto che ci sia comunque un fante di bastoni alla fine della lettura può fare riferimento appunto alla persona che avevamo visto qui, potrebbe essere un figlio, sta di fatto che c'è qualche tipo di contratto qui da stabilire, da firmare, c'è qualche cosa che deve essere ufficializzato, deve essere concretizzato perché l'imperatore è un'energia che parla di concretezza, parla di qualche cosa che è stabile, che è duraturo nel tempo, parla di casa anche a livello proprio di costruzione, di immobile. È come se qui doveste comunicare i vostri sogni e i vostri desideri di espansione all'interno della coppia. Dovete comunicare i vostri sogni. Sento che qualcuno raggiungerà degli obiettivi. Comunque, diciamo che se nella prima parte, avendo questo 6, questo Papa al contrario e il 6 di bastoni al contrario, verso giugno una giustizia, un contratto, qualche cosa che prima non era regolamentato, va verso una maggior concretizzazione, verso qualcosa di pratico. Possono anche essere soldi, ragazzi. Però ecco, se sono soldi, fate attenzione perché avete anche un 5 di pentacoli e parla sempre di una perdita, che è normalmente di tipo pratico. Può anche fare riferimento a una perdita, per esempio, di tempo, ipotesi, oppure appunto ad una perdita che è proprio legata a questo immobile, magari. Sta di fatto che ci sarà un distacco da un certo tipo di situazione. Ok, andiamo a vedere. Ragazzi, per qualcuno sento che è una situazione che si porta, che si trascina avanti da tempo, proprio a livello legale, con qualcuno del vostro passato e che andrà piano piano a risolversi. Diciamo che l'energia che sento qui è di non farvi assorbire troppo a livello emotivo, ok? Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo con gli angeli del cuore. Vediamo qual è il messaggio, i messaggi finali. Alchimia, c'è una forte attrazione magnetica tra voi, ma infatti avete un sacco di bastoni, cavaliere di bastoni, fante di bastoni, re di bastoni, qui c'era un altro fante di bastoni, un altro re di bastoni, tanti bastoni, tanto fuoco, tanta energia di passione. Poi abbiamo, wow, flirt, trasmetti la tua gioiosa energia agli altri, quindi il giocare, l'essere giocosi. Vale la pena di aspettare, il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa e lo sento risolversi di qui, perché prima o poi, per giustizia divina, arriverà la compensazione, mi viene da dire. E poi abbiamo, wow, potrebbe essere la persona giusta, hai già incontrato il partner che cerchi. Quindi per molte persone, anche se voi magari non ne siete ancora consapevoli, la persona che avete di fianco è la persona giusta per voi. Cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per la prima parte del 2023, per quello che riguarda i movimenti affettivi. Se la lettura vi è stata utile potete mettere like, se volete supportare il canale potete iscrivervi, commentare, potete condividere, potete lasciare una donazione, guardare il video fino alla fine o non saltare la pubblicità. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io intanto vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2023 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!